Ben ritrovati! Vorrei iniziare questo video ringraziando tutti coloro che si sono iscritti a questo canale e tutti coloro che hanno visto il video precedente. Siete stati davvero tantissimi, vi ringrazio di cuore. Siamo in piena estate, eppure quando ho registrato questo video era metà aprile. Era una giornata fresca, leggermente nuvolosa. In tutta la Sardegna imperversava un forte vento di maestrale. Mi sono recato in una delle poche spiagge della costa est leggermente riparata dal vento che soffia a ben 38 km/h. Il vento che soffia da nord-ovest ha contribuito a raffreddare ulteriormente la temperatura dell'acqua. Inoltre la pioggia caduta la notte precedente ha incrementato la bassa temperatura dell'acqua. Appena entro in acqua, infatti, mi accorgo che è molto fredda, ma la passione per la pesca mi spinge a immergermi ugualmente. Sono trascorsi pochissimi minuti e vedo subito una tana. La riconosco subito dai massi posti a semicerchio al suo ingresso. Questa è una delle prime spiagge che ho scoperto da quando ho iniziato a praticare la pesca sub. Il fondale non è impegnativo, ma è molto battuta dai pescatori. Nonostante tutto regala spesso grandi emozioni. Sono anni che pesco in questo spot, conosco le tane, ma come vedete purtroppo sono tutte vuote. I giorni precedenti sono stati caratterizzati da abbondanti piogge. Oggi è il primo giorno di sole, quindi spero di giocare d'anticipo con gli altri sub. Vedo un'altra tana, ma purtroppo anche questa è vuota. La giornata non è delle migliori, diverse nuvole all'orizzonte e il forte vento mi spingerà più volte al largo e rovescerà tante volte la mia boa di segnalazione. Sto pescando da quasi un'ora e non ho visto nessuna preda, così decido di ritornare indietro e spingermi in posti che ancora non ho perlustrato. Questa decisione è stata propizia, infatti, come vedete, vedo un polpo che esce leggermente fuori dalla sua tana. Prendo il gancio, lo estraggo molto facilmente. Come lo estraggo mi accorgo che è un polpo davvero di grandi dimensioni. Mi stupisco di averlo estratto così facilmente. Come vedete ha 3 tentacoli mozzati, sicuramente ha combattuto con qualche altro polpo o con qualche murena. Come ho detto in precedenti video, in questo periodo l'acqua fredda rallenta i movimenti del polpo. Inoltre le femmine del polpo proteggono i piccoli appena nati e quindi sono quasi senza forze. Felice di aver preso un polpo così grande, raggiungo la riva e mi accingo a metterlo nel retino. Sono ancora incredulo di aver preso un polpo così grande con tanta facilità, ma come vedrete tra poco sarà davvero difficile estrarlo dalla fiocina e dal gancio. Come avete visto, l'azione di pesca è stata molto veloce. Ho sorpreso il polpo che non ha avuto il tempo di ancorarsi alla roccia. Ma adesso il polpo si è ripreso e inizia a lottare per sopravvivere. Riesco a liberarlo dal gancio, ma rimane ancora ancorato alla fiocina.
Ho diviso questo video in più parti perché toglierlo dalla fiocina e inserirlo dentro al retino mi è costato tanto tempo. Riesco a liberarlo dalla fiocina, ma lui si attacca saldamente alla boa sub. Polpi di queste dimensioni hanno una forza davvero incredibile. Sono trascorsi più o meno 10 minuti. Ho impiegato meno tempo a catturarlo che liberarlo dalla boa sub e dalla fiocina. Ancora un ultimo sforzo. Devo cercare di far entrare un polpo così grande all'interno di un retino che non è piccolo, ma in confronto a questo polpo sembra minuscolo. Finalmente, dopo tanta fatica, ci sono riuscito. Questo bellissimo esemplare era più o meno a 4 metri di profondità. È talmente grande che non riusciva nemmeno a entrare completamente dentro la sua tana. Riprendo a pescare e dopo 30 minuti vedo un altro polpo all'interno della sua tana. Con molta calma inizio a dargli fastidio con la tecnica del solletico, infatti esce e riesco a catturarlo facilmente. Se non conoscete la tecnica del solletico, lascio il link del video che ho creato appositamente per questa tecnica in questo stesso video. Nonostante il polpo sia stordito dall'acqua fredda, riesce per un attimo a ingannarmi. Spruzza l'inchiostro e per qualche secondo lo perdo di vista. Fortunatamente non va lontano, quindi riesco a catturarlo, lo prendo e lo porto a riva. Durante questa battuta di pesca mi accorgo che ci sono diversi scogli rovesciati che testimoniano il passaggio nei giorni precedenti di altri sub, nonostante siano stati giorni di forte pioggia. Anche questo polpo si attacca a qualsiasi cosa gli passi a tiro per cercare di salvarsi. Riesco a inserirlo nel retino e posso continuare la battuta di pesca. Vedo uno sciarrano o perchia, cioè un pesce spia, fermo sotto uno scoglio. Mi accorgo che non c'è nessun polpo, ma mi incuriosisce la ferita che ha sul dorso. Sicuramente deve aver combattuto con qualche altro pesce. Ecco un'altra perchia immobile vicino a uno scoglio. E in questo caso mi accorgo che mi stava segnalando la presenza di una murena. Mi accorgo che è una murena piccola, quindi non ho intenzione di pescarla, la infastidisco per vedere comunque le sue dimensioni. Ringrazio la perchia che mi ha segnalato questa possibile preda. Sto pescando da più di 2 ore, ho fatto tanti video ma nel montaggio voi non li avete visti tutti, quando all'improvviso si materializza un'enorme seppia davanti a me, è oltre il chilogrammo. La catturo facilmente, ma purtroppo la batteria delle videocamere si esaurisce e si interrompono le registrazioni. Credo proprio di dover cambiare la mia action cam.
Mi raccomando, sostenete il mio canale lasciando un like, scrivendo un commento, attivando la campanella e ovviamente iscrivetevi a questo canale. Aiutatemi a far crescere sempre di più il nostro canale. Buon mare a tutti!